Buongiorno a tutti quanti. Oggi una bella barbona da togliere e quindi che cosa facciamo? Dopo un bel po' di tempo ci andiamo a sparare questo Razorine Flatboy, una bomba di rasoio sicuramente particolarissimo, difficile anche da consigliare perché praticamente è un'arma, non è un rasoio, però difficile da allineare la lama, difficile da usare, però ragazzi molto emozionante, quindi ogni tanto me lo tengo come eh, oggetto su cui posso un attimino lavorare anche sulla mia tecnica, sulla mano, così per godermela, diciamo, ecco. Come pennello userò questo ottimo sintetico, non dirò il marchio, non mostrerò il nome perché c'è il suo perché dietro, se non lo faccio, siccome vivo di passione ma anche si può dire, di comportamenti, di etica, ognuno ha le sue, io ho i miei pensieri, però sono obiettivo che è un grandissimo ciuffo sintetico e quindi oggi mi va di usarlo e lo userò. Dopodiché andiamo a provare questo set che nonostante abbia una profumazione che dovrebbe richiamare Dior Sauvage, quindi profumazioni diciamo commerciali, dupe rifatte in un set di rasatura, che sono cose che io non vado pazzo, però devo dire che questa profumazione è molto buona, fatta veramente bene, molto forte, molto presente, molto ben strutturata, quindi molto piacevole. Ecco, quello che a me interessa è provare la qualità di questo Leather Mafia, spero si dica così. Quindi produttore greco, lo trovate su Instagram perché sono prodotti che si stanno evolvendo, diciamo, e sono curioso di vedere come funziona. Tallovato, quindi altra cosa abbastanza interessante. Ragazzi, la profumazione è molto molto buona, bella, forte, presente, leggermente più acidula del Savage, un po' meno speziata, un po' più acidula, però buono, veramente buono. Ho già messo acqua e prebarba in gel. Come sempre sapete io uso Barber Mind e il Noai, che trovo i due migliori qualità-prezzo in commercio. Anche il Cell è buono, però secondo me costa tanto per la quantità che ha. Dopo dura una vita, cioè ragazzi, un tubetto ne mettete veramente poco e dura una vita, quindi se stiamo lì a guardare il prezzo spendiamo tanti soldi per tante cose, ma se io vorrei, insomma, se devo dire prestazioni, qualità, prezzo, non ce n'è per nessuno. Barber Mind costa di più, è vero, però a parte essere un bel tubotto, comunque penso come il Barber Mind, è come il Noai, però dalla sua è che è ancora un pelo più denso, quindi ne usate ancora meno e allora se fate il conto alla fine penso che siamo lì. Ok, vediamo qua. Sapone che già nel prelievo sembra che chiami tanta acqua, perché vedo proprio che anche se ho messo un po' di acqua nel ciuffo preleva molto, molto secco, molto asciutto. La mia profumazione in viso esplode. Il sapone era in uno stanzino un po' freddo e quindi mi sa che devo prelevare un po' di più. Allora. Allora, sapone
così a primo acchito non lo sto capendo tanto. Perché è in pasta abbastanza morbida. Prelevo ancora perché non... Cioè, no, abbastanza morbida. È una pasta semidura, si può dire, ecco, più verso il duro che il morbido, però non è un hard soap, quindi ne sto prelevando di sapone. Però è come se facesse una patina in viso molto grassa, ma fa fatica a tenere il montaggio. Strano perché, devo dire la verità, ne hanno tutti parlato bene. Quindi avevo veramente grosse aspettative e non riesco a capire come mai qua su di me non funziona. Raga, di più di così non mi monta. Non posso farci niente, ne ho prelevato tanto e... È inutile, non posso prendere tutta la scatoletta di sapone, anche perché come vedete era piatto e comunque ha fatto un po' di pancia, quindi di sapone ne ho preso. Vedrò come va. Ok. Andiamo di Razara. Sentite la roba. Ah, ci ho messo una lametta molto morbida che mi è piaciuto tanto, voglio ritestarla un po' di volte, la V12 che trovate su Vanity Stock. Vi ricordo sempre che nella descrizione ci sono i link con i codici sconto, su come sostenere il gruppo, bla 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 bla. Raga, che meraviglia. Cioè, vedete com'è il sapone? Sembra che sia talmente carico di grassi che non, cioè, crea uno strato grasso, scorre, cioè, sentite perfino anche poco la lama, però non mi monta, ragazzi. E cioè, vedete, perdo sulla maglia perfino i pezzi di sapone, densissimo, però non crea montaggio. Boh. Allora, non sono male per adesso, vediamo dopo. Unica pecca è che essendo dolci e avendo una barba piuttosto dura e tanta, nella prima passata cerco di andare leggero perché tendono un pochettino a saltellare. C'ho la maglietta che è un macello, cioè stanno cadendo i pezzi di sapone denso, una roba un po' strana. Cioè, effettivamente, il punto è che voi vi sembra veramente di avere quasi il sapone in viso.
però non monta, cioè non è una cosa tanto carina. Sembra quasi una brushless molto densa e dopo perdi pezzi di sapone, non è che sia una roba meravigliosa. Se proprio cadono giù il gocciolone di sapone, macello. Può darsi anche che, essendo che sta un po' sperimentando, magari ha fatto anche delle modifiche nel frattempo, però non avendomi detto nulla, io devo valutare le cose per quello che sono, non per quello che potrebbero essere. E dopo, logicamente, se farà delle modifiche o altro, ben venga. Prelevo un altro po' di sapone, però se proprio non schiuma, se avete sta patina densa, a mo' di brushless, profumazione fantastica, comunque molto buona, adesso non esageriamo, molto buona, richiama moltissimo Sauvage, bella sparata, però purtroppo infatti anche in questo modo qua vi finisce in bocca, vi finisce un po' dappertutto, non è una cosa meravigliosa, come vedete c'ho la maglietta, cosa che a me non capita mai, che è qualcosa di abbastanza improponibile. Avrei voluto provare una tatara. E prima o dopo lo farò. Però dopo ho visto queste, pensavo fossero più rigide, così a mano. Invece più o meno si equivalgono come rigidità. E allora mi sono detto, visto che queste costano anche meno, proviamo queste intanto. È un gusto, ragazzi, sto rasoio. Con tutti i difetti di sto mondo è un gusto. Sono quelle cose che apprezzi per l'ignoranza, ma comunque per l'enorme carattere che ha. Tra l'altro mi dà anche un po' di pizzicorio la profumazione. Però può essere qualche spezia. Non so se cannella o qualcosa del genere, che io ho un po' di sensibilità, quindi può essere anche una sensibilità mia personale.
Allora, arriviamo al dunque. L'elemento mi è piaciuto molto. Ecco, magari un po' che prenderne una leggermente più efficace, qua appena appena un puntino, ma c'è anche qualche brufoletto, quindi non è niente di che, con un rasoio così non è proprio niente. La meta che ha rispettato la pelle, mi ha portato comunque un BBS fotonico, ma proprio fotonico, super emozionante, rasoio non per tutti, ma che vi aiuta a farvi una mano da paura, secondo me. E dopo sul taglio, lo sentite anche voi, è emozione pura. Il sapone, ragazzi, così com'è, c'è qualcosa che non va. Mi dispiace dirlo, ma un sapone va bene grasso. A me mi ha dato tutto, cioè è la miglior brushless che abbia mai provato in vita mia. Da protezione, scorrevolezza, però non monta in viso. Quindi cioè, un sapone deve comunque crearti un po' di montaggio in viso almeno, così sembra un concentrato di burri, di oli, di questo e di quello, ma che però non montano. Adesso proviamo l'aftershave. Ma sull'aftershave la profumazione vira un bel po'. Cambia un bel po'. Un pochettino meno acidula. Escono note quasi un po' saponose, così. Sembra quasi che si senta qualche componente che va al di là della profumazione che c'è dentro sull'after. Preferisco comunque di più la profumazione del sapone, che comunque mi ricorda Savage, mi ricorda comunque un profumo famoso, tra virgolette. Invece l'aftershave è comunque buono, ha delle buone note, ma sembra un'altra cosa. Allora, secondo me è un prodotto che può avere molte potenzialità, ok? Sia chiaro. Però va assolutamente aggiustato sotto vari punti di vista, sia nell'appaiare bene la profumazione tra sapone e aftershave. La pelle è morbidissima, quindi comunque i componenti buoni ci sono, non gli manca niente, tra virgolette, se non dare un senso di profumazione tra sapone e aftershave. E il sapone, ok protezione, ok grassi, ok burri, ok tutto, però deve fare un qualche tipo di montaggio in viso che mi dia soddisfazione nell'utilizzo, altrimenti ti viene voglia quasi di spalmarlo con la mano, cioè non è una cosa bella da usare, ok? Nonostante sia, cioè, funzioni, ragazzi, perché non si può dire assolutamente niente su quello. Basta, tutto qua. Rasoline, vi ho già detto la mia. Tra l'altro adesso che gli ho fatto il trattamento, è stato uno dei primi test, quindi non è ancora quello definitivo. Gli ho fatto il trattamento con le nanoparticelle di quarzo, quindi è aumentata anche la scorrevolezza, è qualcosa di spettacolare. Veramente, veramente fantastico. Ecco, e le mete V12, ragazzi, se fate un acquisto su Vanity, buttatele dentro perché sono veramente per me assolutamente fantastiche. E aggiungete anche le RK stainless col pacchetto verde e bianco, perché ottime anche quelle. Due lamette che era tempo che non provavo, le lamette che mi hanno colpito, mi sono piaciute tanto così. Bene raga, io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Pennello sintetico ottimo, non gli si può dire niente. Adesso purtroppo con questo sapone non è riuscito a dare tutte le sue doti, però non gli si può dire niente. Ciuffo che ha il suo carattere, diverso da altro che ho provato, quindi assolutamente promosso. Bene ragazzi, una cosa, visto che la profumazione con l'after si è andata un po' a perdere, io mi ci sparo questo Bois Aromatique di A&B, che è un tributo alla profumazione Terre d'Hermes, ok? Però io che ho sentito Terre d'Hermes posso dire che questo in qualche modo riesce a essere più buono perché sento un vetiver di una qualità
molto maggiore, cioè è un vetiver con delle sfumature legnose, leggermente verdi, che è un qualcosa di spettacolare, un agrumato micidiale, una persistenza fotonica dalla mattina alla sera, ce l'avete addosso. È forse una delle più buone profumazioni, ragazzi, che è riuscito a fare Andrea Bianchi, è questa. Persistenza, qualità, sfaccettature, un vetiver da fuori di testa, cioè veramente un capolavoro. Finché lo fa ancora e c'è, ragazzi, provatelo perché è qualcosa di micidiale. Sia il set della rasatura ma anche l'eau de parfum qui è qualcosa di fuori di testa. E sotto, come sempre, ci avete il 5% di sconto, link, bla 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 bla. Ragazzi, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Bye bye!